Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno e le energie predestinate per il mese di ottobre 2024. Abbiamo la carta degli amanti, amici del Capricorno. E qui si può parlare di amore verso qualcun altro o verso se stessi, o è una carta che di solito determina come una scelta tra il vecchio e il nuovo. Andiamo a vedere di cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e i link ai 2 corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di tarocchi intuitivi e l'altro è un corso base di metafisica sui chakra. Comunque voi aprite la tendina, lì ci sono vari link, poi per qualsiasi informazione mi potete contattare via mail. Bene, andiamo a vedere le energie disponibili. Partiamo con un 6 di bastoni. 8 di pentacoli, 7 di coppe, 4 di pentacoli, re di coppe, regina di bastoni, la forza e un 3 di denari. Allora ragazzi, adesso andremo a vedere carta per carta, quindi ci saranno come dei messaggi sciolti, singoli, dei messaggi spot, e poi andremo a vedere settore per settore, quindi l'amore, il lavoro, l'economia e via dicendo, ok? Allora, partiamo da questo 6 di bastoni. L'energia di partenza è bella, direi. Il 6 di bastoni è una carta che ci parla di qualche successo, di qualche compimento, di un risultato che è stato raggiunto. Andiamo a vederlo. Re di bastoni potrebbe essere un ruolo, magari lavorativo, magari un qualche tipo di riconoscimento da parte di qualcuno. Allora abbiamo un re di bastoni, un 2 di spade, un 2 di coppe e la regina di coppe. Può riguardare sia un incontro romantico, un punto di incontro raggiunto con qualche persona intorno a voi o magari anche con qualche collaboratore. Adesso andiamo a vedere l'8 di pentacoli. Sette di coppe e 5 di pentacoli. Credo che è come se iniziaste a vedere in profondità certe cose,
La cosa che mi colpisce è che qua abbiamo un 7 di coppe girato al contrario per spiegare l'otto di pentacoli e qui invece il 7 di coppe è dritto. È come se si stesse facendo una sorta di lavoro nel mese di ottobre per andare a vedere quali sono i vostri punti di carenza al fine di potervi, diciamo, aprire delle possibilità per sopperire a questi punti di carenza. Andiamo a vedere il 7 di coppe. È come se qui non vedeste le possibilità, mentre poi in un secondo momento si arrivano. Allora abbiamo il sole. Sì, è come se non si vedesse chiaro, le opportunità si aprono, le idee ci sono, ma è come se non si riuscisse a capire in modo nitido, in modo chiaro, quale sia la direzione giusta. Allora, abbiamo il sole e il mondo. Mm. Noto una sorta di giovinezza, diciamo così, di queste idee. Secondo me il mese di ottobre sarà un mese che vi darà da pensare su che cosa lavorare per migliorare la vostra situazione. Diciamo che si parte già da una bella situazione, però si può sempre migliorare. Andiamo a vedere il 4 di pentacoli. Ho un 4 di coppe. Ragazzi, c'è come una sorta di staticità, mi verrebbe da dire, verso metà mese. E con questo 4 di pentacoli è come se qualcuno avesse una sorta di attaccamento. Fate attenzione perché avete anche il 5 di pentacoli, il 5 di coppe e il 6 di spade. È come se ci fosse qualche tipo di ideologia alla quale vi state attaccando e che dovete elaborare, perché se continuate a rimanere in quel pensiero, in quella zona di comfort, in quella sezione, diciamo così, fate fatica a vedere tutte le possibilità che si potrebbero aprire, o meglio, magari riuscirete anche a vederle nel mese di ottobre, ma è come se non sapeste bene da che parte andare per riuscire a concretizzarle. Andiamo a vedere il re di coppe. Torre. Sì, sì, qualche rottura di schema. Sento che si tratta di un tema legato alla gestione dei 1000 impegni che avete durante la quotidianità. Probabilmente qualcuno ha raggiunto un certo tipo di obiettivo, ha aggiunto qualche cosa alla sua vita, mi verrebbe da dire, magari nei mesi pregressi, e qui si tratta di lavorare giorno dopo giorno con costanza per riuscire a mettere in pratica tutte queste ideone, ok? Uscendo dalla zona di comfort, perché è come se ci fosse una richiesta maggiore di sforzo da parte vostra. Ehm, Sento che è una questione di organizzazione, perché avete anche il re di bastoni qui. Andiamo a vedere la regina di bastoni. Abbiamo un asso di denari, l'imperatore e un 5 di spade. Sì, può esserci anche per qualcuno, ragazzi, una questione di gestione temporale, come vi ho detto prima, del lavoro, degli impegni, delle regole. È un,
riorganizzare la quotidianità, perché si aggiunge qualcosa. Andiamo a vedere la forza. Matto. E 5 di bastoni. Allora, la forza in sé mi parla di coraggio, la sento anche un po' qui, la sento anche un po' qui, la costanza, il coraggio di andare avanti. Guardate sotto che c'è l'imperatrice, qui vedete l'imperatore. Sento come un rinnovato, non è proprio entusiasmo, per adesso è curiosità, però è come se effettivamente il riuscire a riorganizzare la vostra quotidianità, come vi avevo detto qui, vi dà come la possibilità di dire: ok, adesso ho un nuovo equilibrio, da qui in avanti su che cosa mi focalizzo? Andiamo a vedere il 3 di pentacoli. 6 di wow, 6 di bastoni nuovamente eremita, è come se vi dicessero di prendervi la responsabilità del vostro successo, di fare voi da soli il lavoro. Quello che mi colpisce, ragazzi, è che abbiamo re e regina di coppe, re e regina di bastoni. Fortemente per qualcuno è una questione organizzativa legata a una persona vicino a voi, che, considerato le carte, potrebbe essere il partner, un fratello, una sorella, qualcuno della vostra età, diciamo così. Adesso andiamo a vedere settore per settore, però più o meno il movimento è quello che sento. Ehm, allora, partiamo dall'amore e partiamo da chi è single e non ha nessuno in testa. Ragazzi, io sento, mi dispiace dirlo, però ci sarà un incontro, ma è come se non vi solleticasse. E vi dico che sarà anche probabilmente all'inizio del mese, ma voi siete talmente presi con il cambio di vita che state affrontando, con questa riorganizzazione delle quotidianità, siete persone attente al dettaglio, quindi probabilmente questa persona non lo è stata in questo incontro, non lo sarà ed è come se non vi sconquifferasse. Insomma, cioè non vi scuotesse più di tanto l'incontro. Per chi invece ha qualcuno in testa e che sento che principalmente sarete focalizzati su di voi. Mm. Però per chi comunque fosse single e avesse qualcuno in testa, ragazzi, qui si tratta di, come vi posso spiegare? Assumersi le responsabilità di quelli che sono i vostri desideri, il vostro lavoro, le vostre aspettative, ok? E lasciare che l'altra persona faccia lo stesso. È un po' come a ognuno ridare il proprio potere. Ma la persona non mi chiama, ma è una mia aspettativa. Non sta scritto da nessuna parte, a meno che non abbiate accordato, chiamami il tal giorno alla tal ora. Se invece siete in una relazione, anche qui ragazzi sento come se ci fossero dei cambi così importanti nella gestione del quotidiano che effettivamente vi sposteranno un pochettino dalla coppia. Questo non vuol dire che la coppia andrà male, anzi abbiamo la carta degli amanti. E qui ho come la sensazione che ci debba essere un lavoro di fondo, di base a livello di coppia per ricercare la prosperità, perché è come se si partisse da un punto forte e questo, cioè come se le due persone fossero già affiatate di per sé e questo facesse sì che alla fine si lavori meno sulla coppia, perché si dice ma sì, tanto la coppia va bene, però va coltivata, è un po' quello il senso, no? Come se avessi bisogno di trovare nuovi stimoli all'interno della coppia. Ehm, sì, nuovi stimoli mi verrebbe da dire. Se siete in una relazione più o meno ufficiale, ufficiosa, dove non si capisce bene,
Non vedo grossi cambiamenti, sinceramente. Ho la sensazione che vi adeguerete a questa relazione, probabilmente perché qualcuno potrebbe credere di non riuscire a trovare nessun altro e quindi si accontenta del tipo di relazione che ha. Mm. Io vi dico che sarebbe opportuno fare un viaggio in solitaria a modo introspezione. Qui abbiamo anche l'eremita alla fine, quindi è proprio come la sensazione che abbiate bisogno di fare un po' voi il punto della situazione qui. Ehm, Se siete in separazione, c'è la possibilità di reincontrare la persona, c'è la possibilità, c'è la possibilità di parlare, ma secondo me, ragazzi, non, non ne caverete un ragno dal buco. Cioè ho come la sensazione che le cose appunto non cambieranno molto, quindi mm, da quel punto di vista lì potreste effettivamente risentirvi o reincontrarvi o avere anche notizie da parte di altre persone, però non sento che le cose cambino di stato in questo momento. È come se qualcuno scegliesse di amare se stesso, perché comunque terminiamo con un eremita. Va bene, andiamo a vedere il lavoro. Il lavoro devo dire che, ragazzi, anche qui è come se ci fossero delle novità, delle new entry. Partiamo da un 6 di bastoni e finiamo con un 6 di bastoni, quindi molto dell'energia di ottobre secondo me è basata sul lavoro, sui riconoscimenti, sui percorsi di studi, sul gruppo, cioè ho come l'idea che sia un momento molto forte per il lavoro, dove per qualcuno si tratta proprio di fare una scelta per amor proprio e di iniziare un percorso in solitaria, di iniziare un progetto in solitaria, o magari di essere voi che guidate un nuovo progetto, cioè scusate, che guidate un gruppo in un nuovo progetto, quindi non so se è nuovo il ruolo e facilmente potrebbe essere, piuttosto che il progetto, piuttosto che l'azienda, cioè c'è un qualche cosa che è cambiato, che vi ha dato un certo tipo di risonanza nel posto di lavoro e adesso si tratta di mettere in pratica quello che sapete fare fondamentalmente. Vi vedo molto centrati sul lavoro e vi dico, se siete senza lavoro, nonostante abbiate magari anche un'età avanzata, sento che qualche cosa potrebbe nascere di nuovo, ma lì ho la sensazione che molti decideranno appunto di diventare imprenditori di se stessi, perché ci sono le conoscenze, c'è l'esperienza necessaria in un determinato campo per potersi permettere di sostenere un nuovo progetto da soli. Prima fate un lavoro sulle vostre... Allora, io qui sento che se siete un po' titubanti su quello che è questa novità, questa idea, questo progetto, ehm, analizzate quali sono i punti, i talloni di Achille di questo progetto e cercate di capire come poter o eliminare il problema o colmarlo, cioè elaborarlo, far sì che non sia più un problema, ma che magari diventi solo un disagio, un fastidio, ecco. Minimizzarlo, ridurlo, dargli meno importanza. Se siete dipendenti, come vi dicevo, per molti c'è già stato questo aumento di stipendio piuttosto che questo cambio di ruolo, c'è un qualche successo che è arrivato. Per altri potrebbe arrivare proprio nel mese di ottobre, soprattutto se state aspettando che vi diano un nuovo progetto, che vi diano delle nuove responsabilità. Gli inviati, mi parlano di inviati, magari dovete dislocarvi per
per l'azienda o cose di questo genere. C'è comunque un qualche cosa di nuovo che parte a livello lavorativo e anche una sorta di, tra virgolette, rottura, non tanto degli schemi, ma degli equilibri. Cioè, avendo vissuto o dovendo vivere questo cambio, magari il vostro schema di comportamento è lo stesso, ma la base su cui applicarla è diversa. Se siete imprenditori, anche qui ragazzi sento aria di novità. Per qualcuno potrebbe essere utile in questo periodo iniziare magari un corso di aggiornamento o far fare gli aggiornamenti ai computer, aggiornarsi, studiare, imparare, gestire bene l'economia, controllare i conti, controllare i fogli, i documenti, cose per lo stile. Parliamo dell'economia. Beh, l'economia, ragazzi, tutto sommato non andrà male. Non andrà male. Avrete una buona capacità di gestione. Devo dire che il consiglio che vi danno le carte è di fissare, stabilizzare, diciamo, quello che già avete, senza per adesso iniziare nuovi tipi di investimenti, ok? E se già avete investito, qui devo dire che le cose andranno piuttosto bene, ma è come se ci fosse questa lotta interna del inizio qualche cosa di nuovo o non lo inizio. E per adesso è meglio di no, secondo quello che dicono le carte. Studiate, cercate di capire i punti deboli che avete magari voi, piuttosto che il progetto, piuttosto che l'idea, piuttosto che la relazione, insomma, è più una fase di come mi amo di più, come gestisco il tempo per me e il tempo per gli altri, come organizzo il lavoro se voglio ottenere certi risultati economici. Se invece parliamo, ragazzi, di progetti, ecco qui sento che qualcuno, allora, ripeto, è un po' la stessa storia del lavoro. Se avete progetti già in piedi, è meglio consolidare quei progetti, anzi, studiare dove appunto ci sono dei talloni d'Achille e rinforzarli. Però fondamentalmente è un po' un momento dove vi dicono, avete già raggiunto un risultato, consolidate quel risultato, consolidate i vari settori della vostra vita, poi pensate a inserire qualche cosa di nuovo. Per quello che riguarda invece la crescita spirituale, allora, qui devo dire che in questo mese sarete un po' sfidati a fidarvi di voi stessi, a fidarvi di quello che sentite, a fidarvi delle vostre capacità di risoluzione e di prendervi le responsabilità che avete. Siete imperatori, ok? Quindi avete e due volte avete sei di bastoni, siete perfettamente in grado di gestire tutto quello che avete davanti, tutto quello che l'universo vi sta proponendo. Quindi è un po' come il ritrovare la vostra luce interiore, il vostro successo, il come brillo. Per quello che riguarda invece la situazione di chi vi sta intorno, quindi magari parenti, amici, anche colleghi. Allora, per qualcuno potrebbe sento come se ci fossero dei progetti intorno alla famiglia o famiglia di anime, così racchiude sia la famiglia di sangue che gli amici che i colleghi, quelli con cui veniamo in contatto giorno per giorno durante la nostra vita, no? Ehm, Sento che è un periodo ricco, quello di ottobre, e che ci potrebbe anche essere qualche tipo di risultato da quel punto di vista lì. Soprattutto se per caso state decidendo di trasferirvi con un'amica, con un amico, con un figlio, c'è un qualche cosa lì che è ben positivo.
tante opportunità, tante amicizie, voglia di stare insieme. Va bene ragazzi, andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Comunque il mese finisce con un 6 di bastoni, quindi voglio dire, tra di pentacoli, nuovi progetti, abbiamo il 6 di bastoni. Sì, sento i progetti in solitaria, il faccio con la mia testa e poi, cioè valuto con la mia testa e poi, soprattutto per chi ha come questo aumento di responsabilità, dovrà imparare a gestire un gruppo, a condurre più che gestire il gruppo, ok? Celebrazione e confronto, wow, bellissimi. È un 5 di spade, Qui è un po' come se sentissi che vi dicessero celebrate invece di confrontarvi, perché in questa carta fa vedere un tronco e il bambù, un tronco di legno e il bambù, che sono comunque due esseri vegetali, però che di per sé, per la loro conformazione, non possono essere paragonati. È come se non avesse senso effettivamente paragonare questi due l'uno all'altro, perché sì, è vero, fanno parte dello stesso mondo, come le dita sono tutte parte della stessa mano, ma ognuna ha le sue caratteristiche. E qui è come se, guardate, invece di dire con questa carta del confronto, io ho fatto quello, tu hai... perché essendo un 5 di spade ha anche a che vedere con io ho ragione, tu hai torto, no? Invece di vedere quello, guardate l'unione, insieme creiamo il risultato. Insieme creiamo il risultato. Sì, è un po' come se... Qui vi dicevo, no, che c'è da capire come sul lavoro creare una sorta di... come vi posso dire, possibilità che effettivamente si possono concretizzare. Vi dicevo il lavoro perché c'è l'8 di pentacoli, però in realtà riguarda un po' tutta la vostra vita. E qui si tratta di celebrare l'unione del 6 di bastoni piuttosto che il confronto. Questo tocca a me, quello tocca a te. Fatemi sapere come vi risuona questo messaggio. Andiamo a vedere un ultimo oracolo. False promesse, il mese che viene, quindi si parla di, questa è la lettura di ottobre, si parla di novembre. Potrei vederlo qui. Se c'è qualcuno qui che sta aspettando o a cui è stato promesso un lavoro dal o dalla vostra partner, cioè, non lo so, ipotesi, ah sai, conosco quella persona lì che se gli parlo di te o se le parlo di te, sicuramente ti fa avere un lavoro e voi magari siete lì che aspettate che questo partner parli al suo amico X per farvi avere il lavoro. O se per esempio la persona che vi interessa ha un'azienda, ha un'attività e vi ha ventilato, vi ha detto che potrebbe esserci un lavoro anche per voi, ecco, lì sento che potrebbe effettivamente arrivare la delusione. Non aspettate, andate avanti con la vostra testa, con le vostre forze. Voi qui ce l'avete la forza, avete tutte le caratteristiche, le conoscenze, le doti per raggiungere i vostri obiettivi da soli, con amor proprio. Fatemi sapere poi se vi risuona, ragazzi. Amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video. E per iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi un'email. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come lavoro. Diversamente, se volete andare a vostro ritmo, potete anche abbonarvi al canale. Se non trovate il tasto degli abbonamenti è perché avete un iPhone o un Mac, quindi provateci da un altro apparecchio. Bene ragazzi, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!